Ciao e benvenuti in questo nuovo video di come migliorarsi.it. In questo video parleremo di un argomento molto interessante, un argomento che è di gran voga in questi giorni, in questi ultimi tempi. È come attrarre una persona a noi. Normalmente in questo tipo di video troverai informazioni che riguardano l'attrazione, leggi di risonanza e cose del genere. In questo caso io vorrei considerare un po' estraneo questo tipo di argomenti e concentrarsi solamente su che cosa possiamo fare noi a livello mentale, cioè come possiamo ottenere un focus adeguato per poter attrarre una persona verso di noi. Prima di tutto il consiglio che mi sento di dare a chi si avvicina a questo tipo di possibilità è quello di cercare di capire il motivo per cui noi desideriamo attrarre o una persona specifica o una persona in generale nella nostra vita, perché ovviamente il motivo per cui lo facciamo è importante. Ti faccio un esempio. Se io voglio una persona attrarla verso di me, che si interessi a me, perché questa persona in passato mi ha rifiutato, mi ha snobbato e io in qualche modo voglio vendicarmi di questa persona, è chiaramente un'azione di un certo tipo che contiene in sé un certo tipo di emozioni, di sensazioni e di energie. Ovviamente la risposta che potremo ottenere da questo sarà particolare e sarà comunque un qualcosa che veicola quel tipo di emozioni, di sensazioni. Quindi un altro esempio potrebbe essere quello di voler attrarre una persona che in qualche modo rappresenta per noi un trofeo, cioè perché ci piace com'è, ci piace quello che rappresenta, quello che trasmette. Quindi in realtà il nostro interesse è legato in qualche modo al nostro ego, quindi alla soddisfazione di un nostro modo di apparire. Anche questo ha un contenuto. Tutto ciò rappresenta un contenuto energetico che verrà comunque, per come io interpreto questo tipo di cose, per quello che mi dice la mia esperienza, ritrasmettere sulle azioni, sulla risposta a tutto quello che io potrò fare, questo tipo di energie. Quindi bisogna un attimino chiarirsi e capire esattamente lo scopo, il motivo per cui noi vogliamo attrarre una persona a noi. Qui non stiamo parlando di magia, come non stiamo parlando neanche di scienza, perché tutte queste tecniche, e io lo dico prima un po' come una sorta di disclaimer, tutte queste tecniche, tutte queste metodologie non sono scientifiche nel senso, il che non vuol dire che non sono serie, che non sono applicate in modo serio, sperimentate in modo serio, ma significa solamente che non hanno una base di ripetibilità da un punto di vista sperimentale, perché nel mezzo c'è un'incognita, l'incognita umana. Ogni persona è una variabile in sé, quindi è un'incognita particolare che ogni volta si manifesta in modo diverso e quindi è difficile poter pronosticare, poter applicare un tipo di sperimentazione che possa darci ogni volta sempre lo stesso risultato. Quindi sono tecniche che io definisco metafisiche, in un certo senso, che però da un altro punto di vista, non perché abbia letto un libro, abbia visto un tutorial da qualche parte e ti rivogo, come si dice qui da noi in Toscana, ti ripropongo pari pari ciò che ho imparato, ma sono tutte informazioni che ti do maturate nella mia esperienza. Quindi io so di cosa parlo relativamente a ciò che io ho vissuto e vivo. Detto questo, un'altra cosa importante, oltre al fatto di chiarire dentro di noi il perché desideriamo fare un certo tipo di azione,
cioè perché vogliamo attrarre una persona, e anche quello di comprendere che per fare questo tipo di procedure abbiamo bisogno di andare ad utilizzare un altro tipo di tecniche a sua volta, applicare la tecnica alla tecnica per poter ampliare il nostro modo di sentire delle emozioni, perché lo sviluppare emozioni forti è un qualcosa che riesce in qualche modo a cambiare le cose, cioè a scatenare un certo tipo di energie che forse non sono neanche ben quantificabili, ma che hanno un impatto ben preciso e ben reale su quello che noi andremo a fare. Io mi riferisco appunto a tecniche e metodi che in qualche modo ci aiutano a sviluppare la sensitività verso un certo tipo di ricordi, verso un certo tipo di emozioni che noi abbiamo vissuto nel passato o che in qualche modo abbiamo creato, stiamo creando per il bisogno, e queste tecniche riescono ad amplificare. Io chiaramente non posso dilungarmi, scusami, più di tanto in questo video per non renderti la cosa troppo noiosa, ma quello che ti suggerisco è di andare nella descrizione di questo video e scaricare questa tecnica, questo tipo di tecniche. Ti metterò una tecnica in particolare che io utilizzo e quindi conosco. È una tecnica chiaramente, come quasi tutte quelle che io uso, che ho rielaborato secondo il mio modo di fare, che io ho testato e mi sembra avere un'ottima resa, e ti suggerisco di farlo perché non potevo mettere tutto quanto nel video. Quindi quando avrai visto un pochino tutto, avrai imparato un po' ciò che io ti voglio comunicare in questo video, ti consiglio di scaricarla, è importante. Troverai nella descrizione il link per poterlo fare in maniera del tutto gratuita e del tutto non impegnativa in nessun senso. Quindi adesso quello che io ti presenterò sarà una visualizzazione di fatto, una sensualizzazione, possiamo chiamarla anche così, per appunto attrarre una persona nella tua vita. Ma qualcuno potrà chiaramente farsi delle domande, le domande sono sempre legittime e ben accette, e quindi potrà chiedersi: ma mi dici che non vuoi andare a usare il discorso dell'attrazione, ma qui ci stai presentando una visualizzazione che in genere si usa nell'attrazione, ed è giusto. Il fatto che le visualizzazioni o alcuni tipi di, chiamiamole, meditazioni, anche se non è il termine proprio adatto, diciamo, per quelli che appunto sperimentano la cosiddetta legge di attrazione o cose del genere, è vero che ci sono questo tipo di pratiche, ma questo tipo di pratiche non sono legate all'utilizzo della cosiddetta legge di attrazione, legge di risonanza, manifesting o come lo vuoi chiamare. In realtà queste sono tecniche che hanno una base e che vengono utilizzate per tanti fini. Per esempio le utilizzano gli atleti per motivarsi, per riuscire a concretizzare i loro risultati, le utilizzano gli uomini d'affari per riuscire a ottenere una mentalità adatta e giusta al loro scopo, il cosiddetto mindset finanziario. Quindi vengono utilizzate da moltissime persone, dagli attori, dalle persone che vogliono vincere la paura di parlare in pubblico, dalle persone che vogliono vincere alcune loro paure. Quindi sono tecniche che in realtà vengono spesso veicolate da chi propone materie e temi inerenti alla legge di attrazione, ma non sono per forza legate a questo. L'esperienza, chiamiamola così, forse è il termine più corretto, che ti voglio proporre di fare, è un'esperienza che ha a che vedere con il manifestare nella tua vita persone, rapporti e cose, diciamo, piacevoli.
È importante sempre ricordare il presupposto precedente, cioè che è abbastanza importante che tu riesca a far chiarezza su cosa veramente vuoi. Potreste chiedermi, ma ho capito, belle parole, ma come faccio io a sapere che cosa voglio se tantissime persone non sanno che cosa vogliono? Anche questo è giusto. Una delle cose fondamentali degli strumenti che noi abbiamo a disposizione per questo è senz'altro la domanda. Quindi bisogna semplicemente farsi delle domande oneste, dirette e sincere e chiedersi, ma quando tu avrai ottenuto questa persona, che cosa vuoi fare del rapporto con questa persona? Perché vuoi questa persona? Semplicemente farsi la domanda diretta e cercare di corrispondere fra noi e noi con un po' di onestà, senza paura del giudizio, perché è una cosa che rimane dentro di noi. Le domande, le risposte alle domande ci sono, dobbiamo avere il coraggio di saperle accettare. Perché vuoi quella persona o perché vuoi una persona? Perché io ho bisogno di, faccio un esempio, di avere una persona come me che voglia divertirsi, voglia provare esperienze e basta. È importante chiarirsi, perché anche se noi prendessimo l'esempio della cosiddetta attrazione, se io ho ben chiaro ciò che voglio, io emanerò questo desiderio, questa intenzione e chi mi risponderà saranno persone che avranno la medesima intenzione ed è lì che il successo esploderà, per così dire. Il problema è quando cerchiamo di fare le cose, lavorare su noi stessi senza aver ben chiaro o almeno cominciare ad avere chiaro ciò che si vuole e lì è un po' un problema. È un po' un problema. È come quando una persona va in palestra, non ha ben chiara l'immagine di sé, come vuole trasformare il suo corpo. Bodybuilding significa questo, no? Costruzione del corpo. Come si vuole creare e comincia a seguire schede, allenamenti a casaccio senza rendersi conto di cosa vuol fare. Invece il successo è anche il risultato di un progetto ben preciso e delle idee più chiare possibile su ciò che noi vogliamo avere, vogliamo ottenere. Senza di questo il risultato chiaramente sarà ciò che arriva, ma non sempre ciò che arriva è una cosa positiva. Detto questo, io inizierei con la nostra esperienza. Adesso, come di consueto, ti chiederò di trovare un posto tranquillo dove poterti sistemare e poter iniziare questa esperienza insieme a me. Trova il tuo posto tranquillo, possibilmente mettiti seduto o seduta con la schiena dritta, chiudi gli occhi e comincia ad osservare il tuo respiro. L'aria entra ed esce, entra ed esce. Una cosa importante, cerca di non creare un respiro artefatto, ma cerca di osservare il tuo respiro naturale. Questo è importantissimo. Ti devi mettere nella posizione dell'osservatore. Quindi non devi creare un qualcosa da osservare in modo artificiale. Respira normalmente e comincia a osservare com'è questo respiro, che entra, esce, magari ogni tanto si ferma, entra ed esce. Continua ad osservare il tuo respiro. Continua ad osservare il respiro che entra ed esce, entra ed esce. Dai attenzione al respiro. I pensieri entreranno nella tua mente, tu lasciali entrare in maniera pacifica e calma. Non considerarli, non sono nemici, sono cose che entrano, li osservi e poi riporti l'attenzione al respiro.
continua a respirare. Adesso sposta la tua attenzione in maniera molto gentile, calma e tranquilla ai piedi. Che cosa succede nei tuoi piedi? Come sono? Sono freddi? Sono caldi? Senti il pavimento sotto i piedi? Osserva cosa senti. Cerca di rilassare completamente i muscoli dei piedi. Le tue dita come sono? Sono contratte? Sono distese? Rilassale, rilassale. Comincia velocemente a passare sopra le tue caviglie, i polpacci. Sono distanti, sono vicini l'uno all'altro, sono tesi, sono rilassati. Comincia a lasciarli andare, sono molto pesanti. Osservali, senti che cosa senti, caldo, freddo, qualche immagine ti arriva, qualche sensazione. Tu guardala, ascoltala, dalle attenzione, ma poi continua, vai ancora più su, le tue ginocchia, le senti bene, senti qualche piccolo dolore, le senti solide, le senti deboli, come le senti? Osservale, dagli importanza. Vai ancora più su, le cosce, il bacino, questa parte che è sede di molte tensioni, come è rilassato, non è rilassato. Respira gonfiando l'addome, lascia andare tutto quanto, lascia andare tutto quanto. Rendi morbide queste parti, lasciale andare, come se lo stomaco potesse cadere verso il basso, lascialo andare. Vai un po' più su, c'è lo stomaco, l'addome, la schiena, la bassa schiena, com'è contratta, rigida. Rilassala, lasciala andare, rilassala, osservala. Senti freddo, senti caldo, senti tensione, che cosa senti? Osserva, dai importanza, ma non dare attenzione. Passa oltre. Le tue spalle come stanno? Sono contratte, sono ricurve, sono tese, come se rannicchiasse il collo, lasciale andare, falle cadere verso il basso e con esse le braccia, falle cadere giù, falle andare giù, come se si allungassero fino al pavimento. Ascoltale, cosa senti? Tensioni? Sono rigide? Ti fanno male? Che cosa senti? Osservale e lasciale cadere giù, lascia cadere le spalle e il collo è rigido. Lascialo cadere giù, che la testa vada un po' in avanti, lasciala cadere giù, rilassa il collo, rilassa le spalle, il viso è contratto, è morbido, tutti i muscoli intorno agli occhi, lasciali andare, immaginali come la cera che si scioglie, come una bambola di pezza che casca giù, senza più nessuno che la sorregge. Sei rilassato, sei molto rilassato. Lascia cadere tutto il tuo corpo verso il basso. Niente ha più importanza. Qui sei sicura, sei protetto, sei protetta. Niente ti può toccare. Adesso concentrati di fronte a te. Di fronte a te stai vedendo il tuo futuro. È una linea molto lunga, non riesci a vederne la fine. A un certo punto devi stabilire in quale punto tu incontrerai la persona che ti serve di incontrare. Stabiliscilo tu, in questa linea ideale che vedi di fronte a te. Ti lascio qualche secondo, così potrai stabilirlo. Ok, adesso riesci a vedere a che distanza, in quale punto incontrerai la tua persona ideale. Cerca mentalmente di camminare lungo quel punto, lungo la tua linea diretta, la tua linea diritta che è di fronte a te. Immagina di camminare verso quel punto. Ecco, adesso sei sopra quel punto. Immagina il momento in cui incontri quella persona.
sei in un bar, sei in un ristorante, sei a ballare, sei per strada, questa persona si accorge di te, immagina la scena, cerca di vedere bene i colori, i dettagli, i profumi, le sensazioni, tutto ciò che avviene. Cerca di memorizzare tutto quanto. Ti lascio qualche secondo per immaginarti la scena. Bene, adesso hai visto la scena in cui hai incontrato la persona che desideri. L'hai ricostruita nei dettagli, sei riuscito a capire o riuscita a capire cosa accade, a vedere bene cosa accade, a sentire le emozioni di questo incontro. Adesso, dal punto in cui sei, guarda di fronte a te e vedi in che punto si trova il tuo futuro fra un anno. Scegli il punto, la distanza da dove ti trovi adesso. Comincia a camminare verso quel punto, arriva in quel punto e immagina di voltarti con il viso verso il punto dove eri prima. Sei lì, quindi comincia a immaginare dove ti troverai dopo un anno da questo incontro. Immagina la persona, quello che stai facendo con la persona, comincia a immaginare la quotidianità. Ti trovi la mattina, ti svegli con questa persona accanto, sei fuori con questa persona. Immagina una scena familiare, domestica, calda, in cui questa persona è presente nella tua vita. Cerca di viverla in maniera più profonda possibile. Cerca di farlo osservando lo sfondo che hai intorno a te, il panorama, l'ambiente, i colori, le tue sensazioni. Ti lascio qualche secondo per immaginare questo tuo evento futuro, una scena quotidiana insieme alla persona che ami. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Adesso hai vissuto questo tuo incontro futuro, questo tuo proseguo dell'incontro futuro. Adesso sei voltato verso la direzione da cui stai provenendo. Torna con la tua mente nel punto di partenza. Stai nel tuo punto di partenza, girati verso il tuo futuro e stai vedendo il punto in cui hai fatto l'incontro e il punto che rappresenta la visione dopo un anno dal tuo incontro. Guarda questi due punti sulla tua linea del futuro. Adesso immagina che la distanza fra te e il tuo incontro diventi sempre più breve e ti venga incontro fino a che non coincide col punto dove sei. Adesso rivivi l'immagine dell'incontro, vedi il viso di questa persona, rivivi il tuo incontro, cosciente che quello non è più un evento futuro, ma è il tuo presente. Rivivi quell'evento, come hai conosciuto quella persona, cosa hai provato, cosa senti. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Se vuoi puoi anche fermare la registrazione e riprenderla quando hai finito. Eccoci, adesso hai rivissuto l'evento del tuo incontro, adesso di fronte a te vedi come evolverà l'evento dopo un anno. Vedi quel punto che viene verso di te e coincide con il punto in cui sei. Quindi quello non è più un futuro, ma è il tuo presente. Quindi immagina nuovamente un'altra azione quotidiana con la persona che desideri. Sai tu chi è, sai tu com'è, quali sono le sue caratteristiche fisiche, morali, umane. Vedila, immagina una gita in campagna, una gita al mare, un'estate in spiaggia, una notte in campeggio,
una cena romantica, una serata domestica, guardare un film, qualsiasi cosa. Cerca di riportare in te le emozioni con la tecnica che hai imparato scaricandola. Puoi interrompere questa registrazione e riprenderla quando hai finito. Bene, adesso puoi rilassarti, fare 2 bei respiri profondi e tornare alla tua realtà. Spero che questo piccolissimo viaggio ti sia piaciuto, è interessante, fallo per almeno 3 volte in una settimana, quando sei molto tranquillo e calmo. Scarica, è importante la tecnica che ti ho detto per aumentare le emozioni che ti serviranno nel momento in cui visualizzerai le scene. È, diciamo, rappresentata in modo abbastanza sommario, però è una tecnica con cui ci devi fare la mano, poi sarà molto naturale farla e ti renderai conto di come questa visione di fronte a te del futuro, questa, diciamo, chiamiamola timeline, questa linea del tempo, ha un effetto particolare sulla nostra mente e soprattutto ha un effetto particolare su quello che poi può accadere. Cose veramente, veramente belle, quasi oserei dire magiche. Quindi adesso ti saluto, ti ringrazio se vorrai mettere un mi piace al video, se vorrai iscriverti al canale e ti ringrazio anche se vorrai dare un'occhiata al link che troverai sempre in descrizione con tutti i corsi. Ti ringrazio tanto, un abbraccio fraterno, quindi commenta, scrivi le tue opinioni, i tuoi consigli e chiedimi ciò che vuoi e io ti risponderò prima possibile. Grazie.